Sono molto orgoglioso del formaggio che sto cominciando a fare oggi. Avete presente il tomino, quello fresco, quello cremoso? Si può comprare anche sotto forma di rotolo di tomino. È, diciamo, paragonabile alla robiola, quella cremosa. È un formaggio che mi era stato chiesto da una persona sul canale in uno dei commenti, lo avevo promesso, però è un po' che non mangiavo questo formaggio e dove mi trovo io non è reperibile. Sono riuscito a farmelo portare, ad assaggiarlo, a studiarlo e finalmente oggi lo comincio a fare. Allora, non è la ricetta che io avevo trovato su internet varie, che poi in realtà viene fuori una toma, un primo sale, è proprio quel tomino cremoso. Il latte vaccino non pastorizzato, comprato direttamente dall'allevatore, chiaramente filtrato. Col latte del supermercato i formaggi non vengono così buoni e io in genere non lo pastorizzo perché i formaggi vengono più gustosi, a meno che non stia facendo un formaggio secondo un disciplinare che prevede la pastorizzazione. Scaldiamo il latte alla temperatura di circa 32 gradi e aggiungiamo le colture starter per formaggio, che potete sostituire con circa un cucchiaino di yogurt, perché sono fermenti, però per chi vuol fare il formaggio in modo più professionale consiglio proprio le colture starter. Diciamo che lo yogurt è un metodo più amatoriale. Mescoliamo bene e per questo formaggio io aspetto giusto 5 minuti. Dopo 5 minuti portiamo il latte alla temperatura di 37 gradi per questo formaggio qua, per passare all'aggiunta del caglio. Io sto usando un caglio liquido, mi raccomando usate sempre la dose sulla confezione perché ci sono vari tipi di caglio. Quando in alcune ricette io ho detto un cucchiaino, mezzo cucchiaino, era riferito al mio caglio. Voi dovete sempre guardare la dose sulla confezione. Aggiunto il caglio, la cosa da fare è mescolare bene per un minutino anche, in modo da incorporare bene il caglio nel latte e, operazione standard per tutti i formaggi, fermare il giro del latte. A questo punto copriamo e lasciamo riposare a temperatura ambiente per 12-18 ore. Dopo 18 ore a temperatura ambiente e anche un filo di più, la cagliata si presenta così. Lei è inacidita, un goccino, nel suo siero e lo ha trattenuto all'interno. Questo per conferire al nostro tomino il sapore acidulo che lo caratterizza e anche la cremosità che lo caratterizza. Questo fantastico tomino, un formaggio senza crosta fresco. Misuriamo il pH del siero, ma giusto per curiosità, con una goccia di siero, con la cartina tornasole. Se volete misurare il pH del formaggio, prendete un pezzo di formaggio e lo appoggiate sulla cartina, ma giusto per curiosità siamo fra i 4 e i 5, quindi è più verso il 4, è abbastanza acidulo. Indicativamente, se lasciate riposare 12 ore verrà meno acidulo, se lasciate riposare 18 ore verrà più acidulo. Lì dipende dal vostro gusto, però mi raccomando, almeno consiglio 12 ore. A questo punto raccogliamo il siero, che io non utilizzerò più perché è acidulo, è piuttosto acidulo, mentre per altri formaggi ho fatto la pizza con il siero, tutto è sul canale, biscotti, ricette molto buone. Tutti i link li troverete, tutte le ricette sul canale. E una volta che ho tolto il più siero possibile, raccolgo la cagliata senza, diciamo, romperla come per gli altri formaggi, proprio così a pezzi, cercando di romperla il meno possibile. La appoggio su un telo di lino o di cotone a maglie larghe per farlo scolare ulteriormente. Lo faremo scolare a temperatura ambiente per 3 ore.
Comunque poi vedete voi quando fermarvi, controllando la consistenza. Nel mio caso 3 ore esatte. Dopo 3 ore pesiamo il nostro formaggio, chiaramente teniamo un po' conto del telo, comunque sono 420 grammi di formaggio, quindi aggiungiamo 6 grammi di sale. Anche lì dipende dal vostro gusto, però più o meno la dose è quella, la dose giusta. Adesso impastiamo il formaggio con il sale per distribuire bene il sale. Questo tipo di salatura si chiama salatura in pasta. È uno dei vari metodi di salatura. Ho intenzione di fare un video che metterò sul canale in cui parlo dei vari metodi di salatura in modo, diciamo, parecchio preciso. Un formaggio che prevede la stessa salatura è il Castelmagno, un formaggio piemontese. Anche questo spero di farlo sul canale. Vedete, è bello cremoso, amalgamiamo per renderlo omogeneo. Una volta che è bello omogeneo, possiamo formare il nostro tomino. Io sto usando un tagliapasta, diametro circa 8 cm, sono venuti 2 tomini, questo qua è un altro un po' più grande, però potete anche fare il rotolo di tomino, aiutandovi con la carta forno. Mi raccomando, prestate bene perché altrimenti resta l'aria inglobata. È veramente cremosissimo. Peccato che non potete sentirlo, ma potete provare a farlo a casa. Vi ricordo di iscrivervi al canale se vi piacciono le mie ricette. Spero che questa ricetta e anche le altre chiaramente vi piacciono. Adesso passeremo alla degustazione. Non ho neanche una fetta di pane, ma pazienza perché ho fretta ho fretta di assaggiarlo. Vedete, livelliamo bene la superficie ed eccolo qua. Ci spostiamo su un piatto e estraiamo il nostro tomino. Spero presto di fare anche i tomini stagionati, quelli con la crosta fiorita. Tutto sul canale, non vi preoccupate. Voglio farvi vedere la cremosità che sono riuscito ad ottenere di questo tomino. Vedete, proprio un roviolino. Prima della degustazione vi voglio far vedere la mia cena di stasera che ho già fatto perché chiaramente sto registrando il video perché questa roviolina, questo tomino si abbina perfettamente con il pane, un buon panino e qualche fetta di speck. Ora la degustazione. In questo momento non ho il pane, ma un buon bicchiere di vino rosso non me lo toglie nessuno. Due paroline su questo formaggio. Sono molto soddisfatto. Prima di tutto per il risultato ottenuto, che era proprio quello che volevo ottenere io, e soprattutto ho ottenuto un formaggio veramente squisito. Sono anche molto soddisfatto perché questa preparazione non è il frutto di qualche ricerca, seguendo, non so, guardando altre ricette su internet e confrontandole, anche perché non sono riuscito a trovarne di queste che fanno il formaggio così cremoso come lo volevo io. Non è stato neanche il frutto di un insegnamento da parte di qualche caseificio o qualche pastore, né è stato preparato questo formaggio seguendo un disciplinare come per altri formaggi, perché non c'è un disciplinare. Allora, questo formaggio è il frutto di un'esperienza che mi sto facendo studiando il comportamento del latte, facendo tante prove,
insomma cercando di capire che cosa succede con questo latte e di di avvicinarmi sempre di più ai risultati che io voglio ottenere. Spero che questo video sia stato utile a coloro che seguono il mio canale perché sono appassionati di formaggi, quindi spero di aver dato un mio piccolo contributo e spero che piaccia anche a coloro che non sono solitamente appassionati di formaggi, ma che magari, perché no, prima o poi proveranno. Adesso vi lascio, se volete potete cliccare sul logo da qualche parte qui per iscrivervi al canale, vi lascio questo logo e anche alcune altre ricette.